Anthropic ha rilasciato Claude Sonnet 5. Ciao, benvenuti, io sono Saso. Ci sono una serie di domande da porsi su perché si chiami Sonnet 5 e non 4.8 per esempio, ma andiamo a vedere prima di tutto quali sono le caratteristiche che Anthropic ha segnalato come miglioramenti. Innanzitutto Anthropic tiene a sottolineare che Sonnet 5 è quello più agentico di tutti, che ha prestazioni vicine al livello di Opus 4.8, ma è fondamentalmente un modello molto più economico. Ha dei forti miglioramenti nel ragionamento, nell'uso degli strumenti dei tool, nella programmazione e nel lavoro di conoscenza. È da oggi, cioè da ieri, è il modello predefinito per gli utenti free e pro. Ovviamente è disponibile anche in Cloud Code e attraverso le API. La cosa interessante è che loro fanno fino al 31 agosto una specie di sconto, cioè l'input costa per $2 per milione di token e $10 di output. Poi il prezzo normale sarà $3,15 di output. Quindi questo modello rispetto al 4.6 ha sicuramente una serie di tassi inferiori di allucinazioni e di adulazione, ma la parte interessante riguarda la cyber security. Perché? Perché questo modello non è stato addestrato per la cyber security ed è questa la cosa, diciamo, un po' anormale, perché loro hanno evidentemente subito il problema di Fable Mythos da parte del governo americano. A proposito, Fable è di nuovo disponibile fino al 7 luglio, ma su questo farò poi un video specifico per parlare meglio di quello che sono le cosiddette salvaguardie e quindi come sarà utilizzabile realmente il modello. Sottolineano anche, per quanto riguarda questo modello, come un differente utilizzo degli effort porti a dei risultati diversi. Ho voluto fare un confronto particolare rispetto ai soliti test, cioè ho fatto fare 3 compiti identici sia a Claude Sonnet 5 che a Opus 4.8 e poi un test più classico, cioè gli ho fatto creare un sito internet sulle automobili. Andiamo dunque adesso a vedere la parte specifica che vi dicevo sul fatto che non è stato addestrato per la cyber security e poi passiamo alla fase di test per tirare alla fine le conclusioni. Eccoci nella pagina di presentazione quindi di Claude Sonnet 5 e andiamo a vedere come, questo ve l'ho già mostrato per quanto riguarda le tabelle di confronto, per quanto riguarda l'agentic coding, il multidisciplinary reasoning, il computer use e il knowledge work, come ci sono stati appunto dei miglioramenti. E qui possiamo notare quel discorso sull'effort, quindi mano a mano che migliora viene incrementato l'effort, lavora sempre meglio. C'è quasi un punto di contatto tra il livello medio di Opus e il livello di Sonnet. Ma la cosa che ci tenevo a sottolinearvi, perché secondo me è proprio figlia di tutta la vicenda di Fable e di Mythos, è questa parte qui in cui appunto loro dicono non li abbiamo addestrati per quanto riguarda la cyber security, il che vuol dire anche però che non è stato ben addestrato per quanto riguarda il debugging, ma loro sostengono che per quanto riguarda le attività di programmazione in realtà vada molto meglio rispetto al modello precedente. Molte delle cose che loro sottolineano nel momento in cui l'ho fatto lavorare in effetti li ho viste, cioè ha una migliore capacità di autovalutare il proprio lavoro e di rimettere mano. In questo ricorda sia Opus e in piccolissima parte anche diciamo l'approccio di Fable. Ma andiamo a vedere adesso nella pratica il confronto su 3 scenari diversi tra Sonnet 5 e Opus 4.8 e poi vediamo invece un lavoro fatto solo da parte di Sonnet 5. Il primo test che gli ho fatto effettuare è di creare una situazione in cui una macchina va a sbattere contro il muro. Quello che state vedendo adesso è Sonnet 5
e questo è stato il risultato che potete appunto vedere senza alcun tipo di problema. Ve lo faccio rivedere. Questo è quello che è riuscito a creare Sonnet 5. Non invece è lo stesso tipo di prompt, cioè quindi una macchina che va a sbattere contro un muro, creato da Opus 4.8. Come potete notare, la fluidità è completamente diversa. Lo rilancio per farvelo vedere. Questa è la seconda prova che ho effettuato con Sonnet 5, quindi doveva demolire una casa. Potete vedere come la grafica non è male, e tutto sommato anche la parte della parte della fisica, del rispetto delle leggi della fisica. Ho fatto fare lo stesso tipo di lavoro anche Opus 4.8 e qui il lavoro direi che è molto simile. Vi segnalo che con Opus 4.8 ho avuto un problema, proprio aveva creato un casino per quanto riguarda il posizionamento della catena del cavo che sorregge la palla di demolizione, e ci ha messo un bel po' a ricalcolare tutto, a vedere se la parte della fisica era a posto. E alla fine comunque il risultato è il seguente: si muove tutto lo schermo, quindi è interessante. Fate voi poi ovviamente i raffronti, perché potete tranquillamente rendervi conto da solo quali siano le differenze nel momento in cui vanno a lavorare su questa tipologia di situazioni. Terzo test effettuato è su una catapulta che lancia dunque una palla, una roccia contro un castello. Quindi vi faccio notare che Sonnet ha sempre fatto dei riquadri più piccoli rispetto a quello che è andato a fare Opus 4.8. Anche qui sembra abbastanza rispettare le leggi della fisica. Questo è invece lo scenario creato da Opus 4.8 per quanto riguarda appunto la catapulta che distrugge le mura o tutto il castello con un singolo lancio, e il lavoro secondo me qui tutto sommato è migliore. Quindi io direi che nel confronto ci sono delle differenze, almeno nella pratica, ma che tutto sommato Sonnet sembra proprio un fratello minore, non eccessivamente buono rispetto a Opus 4.8, poi rispetto a tanti altri modelli è sicuramente migliore. Questo invece è il sito che ha creato Sonnet utilizzando la skill front-end design riguardante una concessionaria di auto che, come potete vedere, ha fatto rispettando totalmente quello che è stato il prompt, una schermata Hero direi molto professionale, con la possibilità di cambiare, va bene, le lingue. Il sito secondo me lo ha fatto abbastanza bene, cioè di buon livello. Avevo previsto pure la possibilità, diciamo, di un risponditore lava su delle domande preimpostate ovviamente, e qui c'è la possibilità di selezionare i modelli in base a delle caratteristiche, quindi benzina, diesel, elettrica, ibrida, oppure berlina, sportiva, SUV e sidecar. Questo è tutto il parco auto che ha selezionato. Il lavoro secondo me è buono. Il colore l'ho scelto io rosso, ma si poteva fare anche con un sistema ancora più accattivante. Il sito secondo me l'ha fatto veramente bene, molto velocemente. La cosa molto interessante è perché dicevo prima che nell'usarlo ho ritrovato il fatto che ci sono stati dei miglioramenti netti rispetto al suo predecessore, e che è andato a controllare ogni singola immagine per se corrispondeva veramente al tema che gli era stato dato, se era disponibile o meno, è andato a verificare se al posto del placeholder ci fossero veramente le immagini, e questo praticamente l'avevo visto fare fino ad ora soltanto in maniera molto precisa a Fable, mentre gli altri modelli così. Si dimostra ancora un modello versatile, ma andiamo a tirare dunque le conclusioni finali.
In conclusione, Sonnet 5 è sicuramente un buon modello da utilizzare nei compiti, diciamo così, di ogni giorno, con secondo me quella sua caratteristica di base che ha già dal modello precedente, ovvero delle ottime caratteristiche per il computer use e per un coding non avanzato, anche perché la stessa Anthropic dice usate Opus 4.8 per i compiti più difficili, e in realtà ci sarebbe da utilizzare Fable per quelli veramente, per fare cose bene bene bene. Detto questo, è chiaro che se voi vi trovate in una situazione intermedia in cui dovete fare del computer use ma dovete anche fare del coding di un certo livello, il modello da preferire per quel che mi riguarda è GLM 5.2. Se avete un abbonamento base con Anthropic e dovete fargli fare dei compiti di computer use, Sonnet va benissimo perché comunque si pone ad un livello molto vicino ai cosiddetti modelli di frontiera. Ovviamente da questo punto di vista l'unica eccezione al momento sono Fable Mythos e supponiamo, si può supporre, anche GPT 5.6 Sol, che visto che è stato liberato Fable ci si può attendere che tra qualche giorno potremo finalmente testare anche lui. Se vi piace questo tipo di video mettete un like e seguitemi. Ciao, ci vediamo nei prossimi video.